Questo profumo non è un profumo, è un pezzo d'arte contemporanea. E la vera arte non ama compiacere nessuno. La vera arte è libera come la passione e selvaggia come il fuoco. Perciò se amate un profumo solo per le sue banali qualità del poter compiacere qualcuno, allora avete proprio sbagliato canale. Cher Memo Paris, vous étiez très gentil de m'envoyer ce parfum et je vous remercie de mon nez, de mon cœur et de toute mon âme. Spero di averlo detto bene, io non è che sappia parlare benissimo il francese, comunque l'importante è il pensiero, dai. Ciao, sono Daniele, un baritono designer appassionatissimo di profumi. Questo è Naso Dani, il primo canale in Italia nel quale si parla esclusivamente di profumi di nicchia. E oggi vi vado a parlare proprio di Iberian Leather, l'ultima uscita fighissima di Memo Paris. Come alcuni di voi sanno, Memo Paris, dopo aver visto la mia top 7 dei loro prodotti, furono così entusiasti di questa mia recensione che mi inviarono di loro sponte 2 dei loro profumi migliori, nel senso mi avevano chiesto in realtà qual è che vorresti di quelli di cui hai parlato. Io gli ho detto subito Sintra perché l'avevo messo proprio al primo posto e loro mi hanno inviato anche Iberian Leather, che è praticamente l'ultimissima loro uscita, anno di uscita quindi 2022. Il naso non sono riuscito a reperirlo ed è sostanzialmente un cuoiato che vi scippa completamente il cervello. Io tra l'altro di mio, come molti di voi sanno, non sono un grande amante dei profumi cuoiati, tuttavia vuoi un po' a cavaldonato non si guarda in bocca, ma anche se non me l'avessero donato sto cavallo molto probabilmente me lo sarei andato a comprare. È una fragranza ispirata alla Spagna, come avrete potuto intuire dall'intro. Partendo subito dal packaging, vediamo, ve lo faccio vedere subito anche se un po' più o meno ve l'avevo anticipato. I loro packaging sono tutti molto ben curati. Appaiono così, con questa cartolina che ha un adesivino che uno stacca dal lato praticamente e questa cosa permette, oddio adesso faccio un casino, ecco così, di aprire praticamente la scatola in questo modo e andare a vedere anche quest'area che, come si può comprendere già da subito, ci fa capire che appunto per loro le fragranze sono una sorta di viaggio geografico olfattivo. Si arriva subito quindi alla boccia, che è bellissima, ve le faccio vedere in realtà tutte e due, anche quella di Sintra, anche se di Sintra ormai ne ho parlato molto nelle varie recensioni. Questa è più chiara e lattiginosa, questa è più fumé, si direbbe. Andando subito a parlare di questo, c'è da dire che è una fragranza non semplice, ne consegue che quindi è una fragranza da definirsi complessa. Probabilmente è una delle più complesse che ho provato ultimamente. È un cuoio, vediamo, allora me lo spruzzo proprio sulla cartolina che farà anche da mouillette in questo caso. È super potente, cioè ho dato 2 spruzzi, l'ho tenuto là e con la testa girata di qua già lo sento molto forte e molto pungente. È chiaramente un cuoiato ruvido, polveroso e molto evocativo. Per tutti quelli che sono stati in Spagna, che conoscono la Spagna, che conoscono la penisola iberica, questo a livello concettuale riporta la mente a quei luoghi, ma soprattutto a quel carattere. Il flamenco, ad esempio, che è un'espressione artistica della danza culturale di quel luogo, appunto un'espressione storica, e che è appunto questo tipo di danza molto passionale. Verrebbe da dire che questo profumo, concedetemi il termine, questo è un canale molto clean, io tento sempre di usare un linguaggio molto pulito. Mi viene in mente, non so se avete presente, cioè gli spagnoli, no? Come popolo proprio, io li adoro. Hanno un lato nel loro carattere, nella loro storia, che è proprio il lato scazzato.
l'ho detto, diciamolo così, cioè sono proprio un popolo scazzato, cioè non lo so, si svegliano tardi, mangiano alle 10 di sera, dormono al pomeriggio, fanno quello che cavolo gli pare, tanto là c'hanno la montagna, il mare, c'hanno un clima stupendo, c'hanno il sole, sorridono, sono sempre solari, e ecco, questo profumo riflette tanto questo stile di vita, uno stile di vita nomade, psicologicamente nomade, sempre proiettato a qualcosa di insolito, di energetico. Nella piramide olfattiva, in testa, note di bergamotto, geranio, coriandolo e rosmarino. Nelle note centrali svetta lo zafferano con l'iris, poi abbiamo note di gelsomino, osmanto, rosa, chiodi di garofano, mughetto e cannella. Le note di base sono quelle più potenti ed hanno cuoio, sandalo, oud, abete balsamico, vetiver, muschio di quercia, ambra, legno di cedro, vaniglia, patchouli e muschio. E devo dire che già in apertura le note di base rappresentano l'aspetto più caratterizzante. Il cedro soprattutto misto al cuoio, al sandalo, all'oud, ma soprattutto al lato balsamico dell'abete. È un cuoiato balsamico, appunto polveroso. Avete presente proprio quando ballano il flamenco, che danno questi calcioni per terra, no? Queste spinte fisiche, alzano proprio, smuovono la polvere, no? E ecco, è proprio dà idea di un qualcosa di polveroso in quel senso. Tra l'altro si ispira alla città di Cordoba. Non so se voi ci siete mai stati, io ebbi la fortuna di andarci alcuni anni fa, e ricordo proprio questi mercatini di cuoio, cioè loro sono proprio specializzati nel cuoio, in un certo tipo di trattamento della pelle, con cui appunto ci fanno pezzi di abbigliamento, scarpe, cinture, borse, e proprio passeggiando in queste vie dove ci sono sia artigiani che negozietti carinissimi, molto affascinanti, si respira questo cuoio, quindi in parte il richiamo con Cordoba è proprio palese, ma più che con Cordoba a me proprio viene in mente la Spagna, tant'è che qua abbiamo proprio nella grafica principale il leone della città di León, questo splendido leone araldico che già ci dà insomma un'idea di un certo livello di prodotto. Il contrasto è che mentre il leone è così araldico e nobile, in realtà il liquido è molto focoso, passionale, ha veramente poco di snob. Eppure ci sta, devo dire che ci sta, perché comunque, cioè, la Spagna è così, raga. Per chi la conosce, per chi è stato in Spagna, sa benissimo di cosa parlo, lo so. A chi la consiglio? Agli amanti dei cuoiati questo è proprio un must assoluto. Dovete assolutamente chiamare la vostra profumeria di fiducia e farmi mandare un decantino di questo prodotto, che so che tra l'altro non si trova facilmente in giro. Cioè, quando a me lo inviarono ormai un mesetto e mezzo fa, ci ho messo un po' a fare la recensione, però avevo altri programmi. Mamma mia, che buono che è. Poi col giubbotto così in pelle, devo dire, ci sta proprio. Anzi, dopo andrò a fare un giro a vedere se mi faranno dei complimenti, poi ve lo dirò magari. Ve lo consiglio tanto. Inoltre lo consiglio a chi ama l'oud, perché comunque qua l'oud si sente molto. È un oud non raffinato, è un oud proprio, non è fecale. Oltretutto dà anche la confezione con questo vetro appunto fumé, ricorda il lato fumoso, non ha note di fumo, ma è comunque, sarà un po' per questo oud un po' grezzo, sarà un po' per queste note di abete, che già comunque le note boschive richiamano un certo ambito autunnale, no? Con la nebbia, con del fumo, non so, mi viene in mente Eterno di Andreoli, ecco, con quelle note un po' boschive, un po' fumose. Questo non è Eterno di Andreoli, ma le note un po' che virano verso un lato fumoso ci sono. Ha un'evoluzione, mi verrebbe da dire proprio arlecchinica, nel senso proprio di arlecchino come maschera goliardica. Avete presente, no? Ha questo costume fatto di tanti colori e tanti quadrati di colore diverso. Ecco, è come se voi vedeste tutta la fragranza, alla prima snasata la vedete tutta, il suo vestito, però man mano riuscite a familiarizzare con ogni singola
quasi più o meno si sentono un po' tutte, quasi ogni nota che è stata utilizzata. È una cosa molto piacevole, perché questo vuol dire che ve la spruzzate e non vi annoia sicuramente per tutta la giornata. Prestazioni da urlo, ma che ve lo sto a dire a fa. È un eau de parfum, proiezione pazzesca, durata pazzesca, unisex assoluto, ma qui appunto già detto e ridetto, non sono uno di quelli che crede nei profumi da donna o da uomo. Non è da blind buy vietatissimo, perché è molto molto particolare, poi non voglio avere sulla coscienza il fatto che spendiate 225 euro per una roba che magari non vi piace. Quando un prodotto è da blind buy, come sapete, ve lo dico sempre. Ecco, un aspetto che mi ha lasciato vagamente perplesso, ma questo dipende un po' dalle politiche aziendali, è il periodo di lancio del prodotto, perché questo io lo vedo come un prodotto estremamente adatto all'autunno e all'inverno, anche alla fine dell'inverno, ecco, l'inizio della primavera. Adesso siamo all'inizio della primavera, sì, però ecco, fra un mesetto già sinceramente lo vedrei un po' troppo denso, un po' pesantino, ecco. Però dipende, ecco, anche qui, perché ha queste note balsamiche, piacevoli, gradevoli, dolci, e quindi è un bel contrasto tra questo wood aggressivo, tra questo cuoio veracissimo, tra il sandalo, l'ambra, il legno di cedro, che qua è in uno dei suoi aspetti più belli che io abbia mai sentito, e l'aspetto più balsamico, quindi comunque davvero interessante, e per gli amanti dei cuoiati è veramente da avere. Voi lo conoscete già, l'avete già sentito, l'avete già provato, so che è uscito appunto solamente in alcune boutique, e quindi non so esattamente se tutte le profumerie in Italia, credo che ce l'hanno veramente in pochissimi, perché è stata un'uscita veramente d'élite. Ad esempio Canal Chiaro 39 non li ho sentiti a riguardo, forse ce l'hanno, forse no, non lo so, però ecco, loro ce li hanno praticamente quasi tutti. I Memo Paris, se passate a Modena e volete sentire la collezione Memo Paris, che è una favola, andate, mi raccomando, a fare un salto dal Canal Chiaro 39, perché sarete assistiti in maniera impeccabilmente professionale, e quindi vi raccomando davvero tanto di andare a visitare questo negozio. Altro da dire? Niente, io mamma mia, cioè tipo Sintra, raga, adesso poi magari se io ce la devo fare una recensione anche di Sintra, guardate che bello che è anche questo con gli azulejos, ispirato al Portogallo. Ah, che meraviglia di prodotti, ragazzi. E qui niente, ecco, un'altra cosa che volevo parlare del packaging interessante è appunto che c'è bottiglia in vetro, e questa è una sorta di stampa su superficie in alluminio, che poi viene incollata alla bottiglia, quindi come metodo produttivo è molto interessante. Il tappo è bellissimo, non c'è neanche da dirlo, molto elegante, con un peso giusto, né troppo né poco. Mi piace, è uno dei pochi cuoiati che sono fiero che sia nella mia collezione, e ve lo raccomando tanto. Altro da dire? Non c'è nient'altro da dire, se non che state incollati al canale, perché arriveranno presto delle profumosissime novità, e ce ne saranno tante. Mettete un like se il video vi è piaciuto, così capisco che ne devo fare altri, e con Nasodani non sbagli mai. Ciao!